tutti, nel tutorial di oggi vi propongo il poncio più semplice in assoluto. Faremo un poncio a partire da un solo rettangolo e per il tutorial di oggi ve lo propongo fatto a ferri con il punto base dei ferri, cioè il dritto. Useremo solo il dritto, ma questo poncio lo possiamo fare sia a ferri che ad uncinetto con un qualunque punto ci piaccia di più. Ora vedete così il poncio, diciamo, nella sua forma di poncio, ma in realtà questo è un semplice rettangolo di righe tutte dritte che poi pieghiamo a metà così e cuciamo solo per una parte. Questo diventa lo scollo e questa è la parte che poi scende su un braccio. Le misure secondo me sono abbastanza standard, il mio non è molto alto, se volete potete farlo più alto, più lunga la caduta sulla spalla, potete chiaramente modificare le misure come preferite, è un tutorial iper semplice. Il rettangolo che io ho lavorato piegato in due misura circa 62 cm di lunghezza, quindi in tutto circa 124 cm e in altezza circa 30 cm. Se volete farlo più alto mettete su più punti, se volete farlo più lungo fate più righe. Io ho usato poco più di un gomitolo di filato e per fare questo progetto ho scelto di utilizzare questo filato, è il Gypsy della Mondial. Ogni gomitolo pesa circa 50 grammi ed è lungo 140 metri e la composizione è 70 cotone, 2 poliestere e il resto microfibra. E sono raccomandati ferri o uncinetti da 3 o 4. E io ho usato ferri da 12 mm, ma se non avete il 12 mm e avete il 10 va bene lo stesso, il concetto è di usare un ferro molto più grande di quello richiesto. Io ho usato ferri circolari perché mi trovo meglio, ma voi potete utilizzare ferri regolari perché non è un lavoro circolare. Se volete utilizzare anche voi il filato Gypsy, vi lascio nel primo messaggio sotto al video il sito web della merceria Arcobaleno, dove potete trovare molte diverse sfumature di questo bellissimo filato. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Per prima cosa dobbiamo montare i punti. Potete montare i punti come preferite. Io vi insegno il metodo che utilizzo io. Prepariamo un nodino iniziale, quindi facciamo un cappietto con sopra il filo che va verso il gomitolo, passiamo sotto il filo, lo estraiamo e tiriamo e quest'asola la mettiamo in uno dei ferri e tiriamo a misura e prendiamo un uncinetto per aiutarci a caricare i prossimi punti. Entriamo nell'asola del punto, teniamo il filo come preferiamo, prendiamo il filo che va verso il gomitolo e lo portiamo fuori, tiriamo, giriamo leggermente e infiliamo nel ferro. E adesso, da adesso in poi, entriamo tra i punti in questo modo, tiriamo il filo in modo che i punti abbiano la grandezza giusta, prendiamo di nuovo il filo, portiamo fuori, allunghiamo, giriamo leggermente e infiliamo nel ferro e passiamo l'uncinetto tra i due punti e tiriamo il filo per dare la misura giusta al punto e ripetiamo. Prendo il filo, porto fuori, allungo, giro, infilo nel ferro, infilo l'uncinetto tra i due punti, tiro per dare la misura al punto e così via. E in questo modo montiamo tutti i punti che ci servono. Io per il mio poncio ho montato 30 punti. Montati i 30 punti cominciamo a lavorare. Tutte le righe sono uguali, lavoriamo tutti punti dritti. Nella prima riga lavoriamo anche il primo punto, solo nella prima riga. Lavoriamo un dritto,
un dritto in ogni punto, che vuol dire entrare nel punto e portare fuori il filo. Se imparate a fare questo punto, potete fare questo poncio. Super semplice, lavoriamo tutta la riga a dritto. 29 e 30, anche l'ultimo punto lo lavoriamo dritto. Giriamo il lavoro e cominciamo la seconda riga, che sarà uguale a tutte le altre che lavoriamo. Da adesso in poi il primo punto non lo lavoriamo più, che vuol dire che passiamo dentro al punto e lo passiamo direttamente nell'altro ferro, e tutti gli altri punti li lavoriamo dritti. Lavoriamo sempre dritto anche l'ultimo punto. E questo è il risultato. Ripetiamo la riga 2 fino a raggiungere la lunghezza che ci serve per il nostro poncio. Ho lavorato in tutto 141 righe e adesso lavoriamo la riga di chiusura. Passiamo il primo punto, lavoriamo il secondo e passiamo il primo sul secondo, così. E ripetiamo, lavoriamo il prossimo punto e chiudiamo il precedente su questo punto e via così, un dritto e chiudiamo un punto sull'altro, e in questo modo chiudiamo tutta la riga. E anche l'ultimo. Con l'ultimo punto tagliamo il filo lungo, estraiamo e passiamo il filo attraverso l'ultimo punto che ci rimane e tiriamo. E il lavoro è saldato. Pieghiamo in due il lavoro e come vedete questa è una rete molto elastica che cambia forma a seconda di come la tiriamo. Ora dobbiamo definire lo scollo. Io per il mio poncio ho deciso questa larghezza e ho contato le righe per capire dove iniziare a cucire. Qui è la spalla e tutto questo resta aperto per fare appunto lo scollo del poncio. Per contare le righe guardiamo la maglia e vediamo che c'è una riga dritta e una riga rovescio. La riga rovescio è quella in cui vediamo tutti queste ondine in rilievo, diciamo. Quindi ogni volta che ci sono le ondine in rilievo contiamo 2, perché questo è il dritto, questo è il rovescio, quindi 2, 4, e lo stesso nel bordo ci sono dei nodini. Dove c'è il nodino è la riga 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12 e così via. Io ho contato 36 righe per arrivare a questo marker azzurro che è appunto la spalla. Questo è un lato e questo è l'altro, e fino a questo marker rosso cuciamo. Qui io ho considerato di cucire 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 righe. Dove mettere l'ampiezza dello scollo e quanta parte di quella che va sul braccio cucire lo decidete voi. Io ho deciso di cucire questa parte, potreste cucire anche solo un punto o cucire tutto questo lato. E adesso vediamo come cucire. Per cucire tagliamo un pezzo di filo e lo mettiamo doppio
su un ago da lana e qui sotto facciamo un nodino, e questo nodino che vi mostro lo possiamo usare anche per unire i due gomitoli di filo che ci servono per fare il poncio. Abbiamo i due cappi di filo e portiamo questa parte sopra all'altra, così, e facciamo un incrocio con sopra questo filo. Ora questa codina la passiamo sotto e poi sopra, e dall'altra parte questa la passiamo sotto in questo modo, e siamo in questa situazione. Ora questa parte sopra a questa e la passiamo sotto, così, e adesso a questo punto tiriamo, tirando tutti e quattro i fili contemporaneamente. Tiriamo, 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 e alla fine tiriamo soprattutto dei fili lunghi, così, e tiriamo ancora dalle codine finché vediamo che il filo non scorre più. E alla fine tagliamo le codine e le possiamo tagliare a raso. E questo nodo, per quanto possiamo tirare, non si snoda, e così abbiamo il filo con cui vogliamo cucire annodato in fondo. In questo modo possiamo creare un cappio dove vogliamo cucire. Entriamo con l'ago e passiamo attraverso il nodo. In questo modo abbiamo già annodato il filo e non lo dobbiamo nascondere. E cominciamo a cucire passando da un nodo a un altro nodo, senza tirare, altrimenti perdiamo l'elasticità del lavoro, della maglia. Qua sui lati vedete che ci sono questi nodini, questo, ed è qui che noi cuciamo da una parte e dall'altra, entrando nel nodino. Senza tirare troppo, se no arricciamo il lavoro. E alla fine questo è il risultato. Qui in fondo dobbiamo fare un nodino e lo dobbiamo fare meglio possibile, in modo che si veda il meno possibile. Qui passiamo più volte su questo punto per saldare. E annodiamo. E qui dietro annodiamo ancora. E facciamo diversi nodi sul rovescio in modo da saldare in questo modo il filo e poi poter tagliare la codina a raso. E il lavoro è
talmente mosso in questa rete, il filo stesso ha dei nodini, che questa chiusura non si vede. Allo stesso modo nascondiamo il filo di inizio e di fine lavoro. Usiamo un ago senza punta perché questo filo ha i nodini ed è impossibile farlo passare nella trama del lavoro. Quindi entriamo in uno dei fori della lavorazione e facciamo 2-3 nodini all'inizio e alla fine per saldare ulteriormente e poi tagliamo il filo. E anche per oggi abbiamo terminato. Io spero tanto che questo tutorial vi sia piaciuto, ma che soprattutto vi possa essere utile per creare qualcosa di sfizioso per l'estate o anche per la mezza stagione se usiamo un filato un po' più grosso. Non vedo l'ora di vedere tutti i vostri poncetti. Sapete che potete condividere le vostre foto con me taggandomi in Instagram o condividendole nel mio gruppo Facebook. Trovate tutti i link nella descrizione del video. Se il video vi è piaciuto fatemelo sapere regalandomi il vostro like oppure mettendo un bel messaggio qui sotto il video. Se vi va condividete il tutorial con le persone che amano l'uncinetto e se vi piace quello che faccio e non siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi. Come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial. Noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo come sempre vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!